Tutti, è un piacere come sempre ritrovarvi in questo venerdì 28 giugno. Sta accadendo di tutto con la Juventus attivissima, in entrata e in uscita, non ci stiamo annoiando ed è sacrosanto che sia così, considerando come esattamente un anno fa non succedeva niente. O meglio, tutto era accaduto proprio lo scorso giugno, quando la Juventus aveva preso UEA da Lille, poi aveva rinnovato il contratto a Rabiot, aveva acquistato a titolo definitivo Milik, poi dopodiché nada de nada per ovvie ragioni, per tutte le dinamiche legate all'extracampo e per il fatto che quindi non si potesse concretamente operare sul mercato. A distanza di un anno è cambiato il mondo proprio, è una Juve diversa, è una Juventus che è andata oltre Massimiliano Allegri, è una Juventus che ha rafforzato la sua fiducia nei confronti di Cristiano Giuntoli, che dopo un anno di ambientamento, se vogliamo anche di apprendistato, sta iniziando a incidere in maniera massiccia. Va detto che, seppur appunto a 28 di giugno, giunti a questa data, con il mercato ancora tecnicamente chiuso, la Juventus ha dato segnali di enorme vita, perché ha ufficializzato il rinnovo di Daniele Rugani, ha ufficializzato il rinnovo di Andrea Cambiaso, ha ufficializzato l'allenatore che voleva prendere, l'unico obiettivo A, Thiago Motta, ha chiuso questa maxi operazione con l'Aston Villa che ha portato Douglas Luiz in bianconero, percorso inverso effettuato da Ealing ed Enzo Barrenechea. Ieri ha definito la cessione di Moise Kean alla Fiorentina e ora abbiamo la netta sensazione che il terzo innesto, avevo dimenticato anche l'arrivo di Michele Di Gregorio dal Monza, possa essere Khéphren Thuram. Un nome che da una settimana teniamo caldo, perché tutti i segnali portano a un'offensiva decisa e probabilmente decisiva. È importante, perché Thuram non è un giocatore evidentemente secondario, è un giocatore che se arriva può fare il titolare, poi come sempre te lo devi meritare sul campo, a maggior ragione con un tecnico che non regala niente. Sono andato un po' a spulciare i numeri di Thiago Motta sul turnover, sì ok, il Bologna nell'ultima stagione giocava una partita a settimana, però Thiago Motta era solito anche fare delle rivoluzioni, 8, 9 undicesimi. Ora, immagino che ciò possa accadere nell'economia del turnover, considerando come la Juventus si è impegnata per la stagione 2024-2025 in 5 competizioni, però il tecnico italo-brasiliano non regala niente, ma proprio niente. Thuram è una bella occasione. È un'occasione perché è un giocatore che, nonostante sia giovane, ha già esperienza, un giocatore forte, che ha prospettiva, un giocatore che vuole andare alla Juve. Quando un giocatore ti dà il suo totale gradimento, ti facilita l'operazione. Non è detto che poi tu ne venga sempre a capo, ma partendo dalla volontà del diretto interessato si creano i presupposti per intensificare i contatti con chi poi detiene i diritti del cartellino. Uno può dirmi, ecco, i soldi che prendi per quanto riguarda Ken vai automaticamente a dirottarli sull'operazione Thuram. Ci sta come lettura, nella maniera più assoluta, perché poi in un concetto di sostenibilità bisogna essere molto bravi a vendere. I grandi dirigenti lo misuri non tanto per quello che fa in entrata, ma soprattutto per quello che fa in uscita. E Cristiano Giuntoli, ho anche dimenticato, ora rivolgendo il nastro, ha anche piazzato Caio Giorgio Cruzeiro, cioè si è partiti con la ferma volontà di tagliare gli esuberi per fare una sorta di mini tesoretto che ti possa servire nell'immediato per facilitare l'evoluzione di trattative che ritieni primarie. Perché comunque Thuram si riesce a prenderlo, è un giocatore che va a inserirsi in un contesto dove c'è anche Douglas Luiz, Fagioli, Locatelli, poi dipende sempre dalle dinamiche del mercato, e quindi se tu riesci a prenderlo, quello che ti dice o non ti dice Rabiot sposta, ma fino a un certo punto. Poi non bisogna nemmeno mistificare la realtà, e la richiesta di Thiago Motta era stata molto chiara sui dirigenti, cioè fare in modo che Rabiot potesse rimanere a Torino. La Juve si è esposta, la Juve ha messo sul piatto un contratto, un'offerta di rinnovo di 2 anni più 1, continuando a usufruire dei benefici del decreto crescita, ma evidentemente, quantomeno giunti ancora ad oggi, e ormai mancano 2 giorni alla scadenza naturale del contratto, una risposta da Rabiot non è arrivata. C'è chi continua a sostenere che fino a quando la Francia sarà impegnata a Euro 2024 Rabiot non darà segnali, altri, ho visto che anche oggi alcuni giornali riportano di un Milan sornione che sonda, che cerca di capire, che dialoga con Madame Veronique. Non lo so. Sinceramente inizia anche un po' a essere stucchevole questa situazione, perché credo che sia giusto
generare grande rispetto per poi chi ha onorato la maglia, poi ci sono state stagioni in cui l'ha onorata meglio e altre peggio, ma onestamente se io immagino la nuova Juventus sono già andato personalmente oltre Rabiot, ma questo è un giudizio personale, non è una notizia che vi sto dando. La Juventus invece ha formulato un'offerta ufficiale che è ancora viva sul tavolo e vedremo poi a cosa porterà. Su Thuram, come vi ho raccontato 2 giorni fa, la Juve ha proposto diverse contropartite tecniche al Nizza. Inizialmente aveva messo sul piatto Moise Kean, ma poi si è sviluppata rapidamente anche la traccia fiorentina, ma dopo vi do un retroscena e questa operazione è chiusa. La Juventus ha messo sul piatto anche Arek Milik, ha messo sul piatto Pippo Kostic, ha messo sul piatto Nonget. Ad oggi la sensazione è che il Nizza punti a ottenere la miglior cifra possibile, quindi impostare una trattativa unicamente su base monetaria. La richiesta è attorno ai 25 milioni, da quello che ho capito, ambiente bianconero, si confida di spendere molto meno partendo da una base di 15, considerando poi come il calciatore abbia già detto al Nizza di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, quindi più passano i giorni e più il coltello c'è la parte del manico, è il ragionamento che facciamo per quanto riguarda Wes McKennie, Federico Chiesa, coltello la parte del manico dei calciatori. Retroscena, c'è un retroscena curioso, perché non dico che nella giornata di ieri fosse estremo rischio il passaggio di Moise Kean alla Fiorentina, ma da quello che mi risulta ci è voluto un lavoro enorme diplomatico di Alessandro Lucci, che è l'agente di Moise Kean, nonché uno dei procuratori più esperti, navigati e rispettati, ma non solamente in Italia, su scala internazionale. Per quale motivo? Richiesta offerta, evidentemente la Juventus, prima di accettare i 13 milioni proposti dalla Fiorentina più bonus, alcuni facili, alcuni difficili, aveva chiesto un'altra cifra. La Fiorentina a questa cifra non voleva arrivare e quindi diciamo che una piccola tensione non è mancata attorno all'ora di pranzo, tensione prontamente risolta appunto da Lucci perché Moise voleva andare alla Fiorentina. Ecco, in questo caso il giocatore si è rivelato davvero un grande alleato per tutti, perché evidentemente Ken ritiene che Firenze sia la piazza giusta per rilanciarsi, evidentemente ritiene che lavorare con Raffaele Paladino sia una cosa bella, io sono anche abbastanza d'accordo perché credo che Ken sia un calciatore che possa fare bene alla Fiorentina, in classe 2000, quindi può ancora crescere, sebbene poi ne abbiamo viste, no, di eterne promesse e che magari poi tendono anche a eclissarsi. Ecco, Ken ha già fatto vedere qualcosina, soprattutto a Parigi, ha 2 esperienze con la Juventus più tutta la trafila nel settore giovanile, ha l'esperienza in Premier League con l'Everton, quindi non è che stiamo parlando di uno che finora ha fatto pochissimo, però avrebbe potuto fare molto di più. E questa è la percezione che ha anche la stessa Fiorentina, che infatti si è esposta affinché si potessero chiudere tutti gli accordi, ma ieri, ecco, qualche top, non c'è mai, ragazzi, non c'è mai un'operazione che va liscia, cioè è difficile, adesso ci stavo ragionando, c'è sempre qualcosa che ti mette in allarme, avete capito perché quando io vi dicevo e continuavo a battere quando tutti sostenevano che potesse saltare Douglas Lewis, dicevo calma, è vero, c'è l'intoppo McKennie, ma calma, il mercato ha i suoi tempi, il mercato ha le sue regole, scritte e non scritte, il mercato ha i suoi protagonisti. Ecco, quando ti affidi a professionisti di livello, come è successo nel caso di Ken, con ora Lucci, hai sicuramente più possibilità di venirne a capo rispetto a quando magari ti affidi al familiare di turno. Ci sono tanti calciatori che poi si circondano anche di magari professionisti non alla loro altezza o non all'altezza delle operazioni che poi devono svolgere, perché non è detto che un padre, un fratello, una madre siano automaticamente ottimi agenti. È detto però che chi è già ottimo agente e ha avuto modo di dimostrarlo nel tempo debba avere la precedenza e sarebbe sempre cosa buona e giusta che abbia anche la priorità. Chiudo questa polemica. In tanti mi avete chiesto anche aggiornamenti su Dean Housen. Ho letto anch'io l'indiscrezione rimbalzata più o meno 48 ore fa dalla Francia, dall'Equipe, di questo interesse al Paris Saint-Germain, ma leggendo anche l'articolo c'era proprio specificato che il Paris ha altri obiettivi e apprezza dal punto di vista tecnico Housen, che potrebbe diventare un'idea qualora il Paris non riuscisse a centrare gli obiettivi primari.
Ora, mettere la mano sul fuoco che resti? No, nella maniera più assoluta. Però va trovata anche qui un'offerta che soddisfi tutti, perché Dinhausen è un classe 2005, un giocatore di talento, un giocatore che è anche molto moderno. Ecco, io sarei intrigato dalla possibilità di vederlo con Thiago Motta, perché mi sembra che possa essere proprio il prototipo del difensore Thiago Mottiano. Ma capisco anche che se parliamo di Thuram, se parliamo di corsie basse da rinforzare, se parliamo di corsie alte da rinforzare, se parliamo eventualmente dovesse uscire Milik di vice Vlahovic, se parliamo di altre situazioni, amiche e amici, da qualche parte i soldi li dobbiamo trovare. E ad oggi sono i giovani a indicarci la via maestra, perché sono gli unici ad avere mercato. E poi che Cristiano Giunti col suo staff stiano lavorando molto bene, siano sul pezzo su più fronti, in uscita ci sta la grandissima e stiamo apprezzando questo lavoro intenso. Però non dobbiamo nemmeno pensare onestamente, quantomeno tra di noi, che tutti siano vendibili o tutti siano facilmente vendibili, perché se hai dovuto piazzare Barrenetxea all'Aston Villa per fare in modo che non saltasse Douglas Luiz è molto indicativo, estremamente indicativo, cioè significa che il lavoro fatto in termini di scouting ti ha creato un valore, un gioiellino anche a livello di modello, di interpretazione dello stesso settore. A qualcuno dovremo rinunciare, e voi sapete perfettamente, che è iscritto al mio canale da un po' di anni, che io sono il primo fan di Mattia Soulé, io sono il primo fan di Dinhausen, ma credo che chi è fan della Juventus debba anche accettare qualche compromesso. Quindi si continua a lavorare, assalto a Khéphren Thuram dal Nizza, in retroscena, ok? Tutto fatto ieri con la Fiorentina, ve l'ho raccontato, qualche tensione, una fase un po' di stallo risolta dalla prontezza di Alessandro Lucci. E per quanto riguarda Hausen, chi vivrà vedrà. Se vi è piaciuto questo video lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella notifica.